Massimiliano, Monica e Lucio. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Mi mostra un'immagine decisamente anni '80. Erano questi personaggi che venivano venduti in edicola o anche in cartoleria, di carta, e tu potevi applicarli, vari tipi di abiti, sempre di carta, grazie all'utilizzo di linguette. Mhm. Mi fa vedere appunto come a questo personaggio, che poi è lui, gli viene appunto cambiato d'abito, e ogni volta che gli si cambia abito ovviamente anche un ruolo diverso. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Bene, gli abiti sono corrispondenti ai mestieri che fa o altro? gli abiti sono corrispondenti sia alla molteplicità di lavori che ha avuto, e quindi al ruolo, ok, che implicava quello stesso lavoro. E quindi aspetti della sua personalità diversi che si dovevano attivare in base a quella posizione. Ok, vediamoli gli abiti, quanti sono? Lui adesso me ne dà 50, Ah, ok. in- includendo però per esempio tutti i ruoli della sua vita, quindi per esempio anche il ruolo di padre, il ruolo di marito, ehm, Collaboratore nel centro Yogananda, sì, 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 tutti esatto, i tutte le mestieri. tappe della sua vita, ecco. Quali sono i 2 o 3 che ti mostra principalmente? Questa sì, che tu hai citato, quella di Yogananda, quindi il, tra virgolette, personaggio che aveva recitato in quel... Cioè, aspetta un attimo, perché se parlo così sembra che stia fingendo. Non intendo dire che fingeva, Mhm. intendo dire che ciascuno di noi, quando si trova in una determinata situazione, mette in scena, ok, un determinato personaggio. Mhm. Okay? Quindi questo mi mostra quello dell'esperienza, insomma, di diversi anni, Yogananda, però per esempio anche lì all'interno me lo mostra diverso, perché mi mostra una fase in cui c'era totale dedizione e adesione al progetto, e poi invece una fase di maggiore ribellione. Per cui mi fa vedere come cambia sia l'espressione del suo volto, sia l'abbigliamento. Quindi non è più quella che può essere considerata la divisa, diciamo così, della comunità, ma una sua scelta di abbigliamento più personalizzato. Poi? Mi mostra lui nella conoscenza iniziale con quella che attualmente è ancora, no? La moglie, Mhm. e mi mostra le varie tappe. E nel mostrarmi le varie tappe è come se mi mostrasse diversi personaggi, ok? Perché sono venuti fuori aspetti differenti di lui nei vari momenti della loro relazione, fino ad approdare adesso dove c'è un totale distacco, distanziamento, no? Ha preso totalmente le distanze da questa donna. Quindi questo nella relazione, ok. Mi mostra proprio anche invece per quanto riguarda l'aspetto economico, l'abito che rimane più o meno invariato e l'espressione del viso che rimane più o meno invariata nel corso degli anni, quindi sempre abbastanza mediamente dimesso, un Tirato. profilo medio-basso. Sì. L'autorizzazione te l'ha data. Sì, 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 assolutamente. Va bene, questa è una seconda sessione di Massimiliano, nuovo metodo e Massimiliano è un grande fan nostro,
Possiamo dire, no, che siamo diventati anche un'agenzia, no? Posso dirlo? No, no, ma non ti sento comunque, anche se parli, non so. E se vuoi scrivermi qualcosa nella chat, scrivimela. Comunque, adesso vediamo anche il tema principale dell'agenzia matrimoniale sessione. Ehm, Vibrazione, 28 miliardi, consapevolezza, 151%, PS, 38, mhm, vite, 1112. cervello, capacità medianiche. Ti devo dire questa cosa particolare, dai 7 agli 11. Quando 7, quando 11. Come se fosse in alcuni momenti in uno stato un po' più ordinario, quotidiano, 7, e altri momenti in cui invece c'è un potenziamento notevole, arriva fino a 11. Da solo? No. No, no. È come se fosse in ausilio con questa nuova donna che ha conosciuto. Sì, sì, Ok. È la fiamma? assolutamente sì. Ok. Esulta tipo stadio, no? Fortuna che non sentiamo perché ha preso la tromba dello stadio e la sta suonando. Abbiamo visto che esiste un livello della fiamma, abbiamo capito. Mm? Abbiamo visto che più o meno da 1 a 5 e che una fiamma 1 bassa può diventare una fiamma 5, dopo la fiamma 5 non abbiamo più bisogno della fiamma perché siamo fusi e ce ne andiamo nella sorgente. Bah. Così, d'emblée, vi ho infilato lì una delle cose più interessanti ed importanti di questo lavoro. Questo che livello è? Tra il 2 Questa. e il 3. Tra il 2 e il 3, nel senso che potenzialmente assolutamente 5, però attualmente rimane settato sul 2-3 perché pur essendoci una ottima connessione a distanza, c'è la necessità di vicinanza per riuscire a Certo. compiere questo passaggio. Ah sì, assolutamente necessario. Non esiste una fiamma a relazione a distanza? Per ora, per quello che mi è dato di vedere, no. In generale? Poi sappiamo che le nostre conoscenze sono sempre in sviluppo, work in progress. Al momento mi sembra a livello 5 no, una fiamma piena a livello 5 no, una fiamma a livello minore di 5. Mm, mm, mm. Cioè, la mia domanda è questa, per avere per esistere il discorso fiamma e poi per anche evolversi ovviamente, è necessaria la componente materiale? Sì, perché noi siamo proprio, c'è delle anime che hanno scelto di fare un'esperienza pratica, concreta, non possiamo fare a meno di quella. È Quindi è un imprescindibile. ingrediente necessario, sì. Quando si parla di relazione a distanza, in generale, al di là della fiamma, si parla di minchiate. E spesso sono fughe. Va bene, chiamiamola la fiamma nel cinema. Sì, Come la vedi? non c'era neanche bisogno di chiamarla. La vedo bella, mm, ehm, che mi porta alla sua abbondanza, inteso come prosperità fisica, prosperità di mare, mi porta al mare, diciamo con sé, e come prosperità nei sentimenti e nei progetti, nelle prospettive. Sì, la collego alla prosperità lei.
Chiamiamo anche la mamma di Massimiliano nel cinema. Giusto? Sì. Allora, viene, la vedo in ultima fila, un po' sull'angolo sinistro, tipo come se facesse un po' la maglia, no? Quindi segue a tratti alterni, ecco. C'è anche tuo papà, no? Massimiliano. Lo chiamiamo. Lo chiamiamo. È venuto molto elegante, tipo in doppio petto, cravatta. 2 figli. Un maschio e una Figlie? femmina. Io vedo un maschio, una femmina. Maschio e la femmina subito nella fila dietro rispetto alla fiamma. E la compagna, moglie, ex moglie, ancora moglie, l'attuale moglie. Allora, lei è appoggiata alla porta d'ingresso, cioè al muro che sta vicino alla porta d'ingresso, con un'espressione un po' corrucciata, ha la fronte un po' aggrottata, gli occhi un po' stretti. Va bene, breve commento sui valori. 28 miliardi, ottimo. 151, bene. Poca PS. Queste capacità medianiche altalenanti, le vite va bene, sono basse. Solo sulla vibrazione, se Massimiliano non avesse visto nessuna delle mie sessioni infinitum, quindi quelle di 1 anno e mezzo a questa parte, a quanto starebbe? Però aspetta un attimo, lui aveva già fatto un'altra sessione, prima di 1 anno e mezzo. Prima non si chiamava infinitum. Ok. Comunque lui aveva avuto una pulizia da quella roba lì, quindi comunque sì, c'era stata. Quindi già quello un po' aveva influito sulla sua vibrazione. Quindi aspetta, quindi al netto di quella. Secondo me non si sarebbe neanche realizzato l'incontro con la fiamma, perché vedo proprio un'altra linea temporale, no? Lui sale su un'altra linea temporale. Facciamo l'ipotesi, lui che si ferma a quella sessione lì e poi non ti segue più, ipotesi questa? Tra i 3 e i 5 miliardi. Ok. Entità eteriche. Allora, secondo me il felinoide che lui ha visto nel sogno è una paura legata ad una vecchia entità, ok? Di cui lui si è liberato in verità. E la stessa cosa è il canide, ok? Cose di cui lui già si era sbarazzato e che si sono un po' riaffacciate come se fosse un ricordo. Non sono, vedo entità che ancora lo dominano, no, per me no. L'unica entità che io vedo presente a livello eterico è un coccodrillo vestito da militare, come se fosse un uomo, ok? Quindi il corpo è da uomo e la testa è tipo da coccodrillo. Classico, abito verde, la divisa verde, con una specie di coccarda rossa. Basta, solo questo. E DL? 2. Entità mentali mai viste. Io dico quelle che vedo, Sì, sì. un po' strane tutte e due. Allora, una me la chiama Capitaneria di Porto, l'altra commestibile. Che livelli? Allora, devo dire che adesso
con l'arrivo della fiamma e specialmente dal momento in cui c'è stato un incontro reale tra di loro, queste si sono decisamente abbassate. Quindi io attualmente adesso vedo 2 la capitaneria di porto e 3 commestibile, ma ti devo dire che in passato era forse più alta la capitaneria di porto, a volte anche 5-6. E anche commestibile, anche lì variava molto, era intorno ai 4. L'arrivo della fiamma ha cambiato radicalmente Li ha questi. ribaltati e abbassati. Sì, esatto. Capitaneria. Vai. Me la chiama così perché comunque io vedo questa presenza di questo ambito militare, però fondamentalmente nella sua vita personale si riferisce a questa entità mentale che lo condiziona molto per ciò che riguarda un senso di responsabilità, di gestione, di amministrazione delle cose che gli appartengono. Quindi facendo riferimento alla casa, facendo riferimento alla famiglia. E in passato questo tipo di senso di responsabilità arrivava proprio nel sentirsi responsabile quasi delle vite, ok? Delle persone che appartenevano alla sua famiglia. E quindi chiaramente creava forti, diciamo anche disagi, no, per lui, sentirsi responsabile delle vite di altri. Attualmente però per esempio non è più così, cioè ha ancora un po' un senso di preoccupazione, senso di colpa eccetera perché dice certe cose dovrei amministrarle, gestirle io, però il tutto si è proprio molto calmato, è come se avesse riconosciuto che ciascuna persona è indipendente e se la può cavare da sola, non è che deve badare e pensare tutto lui. Commestibile. Mi fa come una distinzione tra ciò che è commestibile e ciò che non è commestibile. In particolar modo, tipo, mi fa vedere una banana, ok? Dove la buccia non è commestibile e l'interno è commestibile. Ed è un'entità mentale che a volte gli crea confusione da questo punto di vista, dove non riesce immediatamente a fare chiarezza tra ciò che è buono e quindi da introiettare, da vivere, da esperire e ciò che invece sarebbe da scartare. La difficoltà di riconoscere queste due cose, ciò di cui godere, ciò di cui esperire e ciò che invece va messo da parte, ciò che va escluso dalla propria vita. Impianti. Denti. E unghie delle mani, unghie dei piedi. A cosa servono? Unghie delle mani, unghie dei piedi. Allora, le unghie delle mani me le collega ai denti, no? Sai quando si dice tenersi un qualcosa con le unghie con i denti, afferrare, no? Aggrapparsi a qualcosa con le unghie con i denti, no? È come volergli compromettere questi due elementi affinché lui non possa tenere saldamente a sé un qualcosa a cui tiene, ok? L'impossibilità di tenere stretto a sé. Quindi per esempio anche la situazione economica che gli scivola un po', no? Dalle mani, dal proprio controllo. Così come in un certo senso la paura di non riuscire poi a concretizzare davvero con la fiamma, ok? Quindi creargli un sabotaggio in questo senso, di dire sì, c'è come idea, come bel proposito, però poi non te la rendo come una cosa che tu potrai veramente prendere fra le tue mani, potrai veramente tenere in bocca, no? Quindi potrà far parte di te.
E i piedi, le unghie dei piedi? Unghie. Sì, perché cioè non riesce, come dire, no, questo impianto ad essere totale, completo e quindi per dirti prendere l'intera mano, l'intero piede, no? Per cui insomma ci si ferma comunque all'estremità, alle unghie, no? E lì è di potersi stabilire dove lui veramente vuole, ok? Creargli questo tipo di difficoltà. Di stabilirsi anche proprio fisicamente, geograficamente, no? Come abitazione, dove lui veramente vuole. Attuali capacità medianiche. Attualmente lo vedo molto connesso con la sua fiamma e vedo che è come se le capacità medianiche le costruissero in due. Quindi proprio la capacità di creare uno scudo protettivo inizialmente per loro due e poi vedo per i propri cari. La capacità fra loro due di leggersi, diciamo, nel pensiero. Quindi per il momento è come se queste capacità medianiche rimanessero confinate a questa diade, ok? A questo duetto, questa coppia. Mm. Ehm, Vedo che Massimiliano vorrebbe poterle estendere anche ad altri ambiti ed in effetti però fa un pochino fatica. Infatti aveva fatto le prove, no, del test di induzione ipnotico e però aveva avuto delle difficoltà, no? Quindi ancora è come se non fosse ancora del tutto maturato a poterle mettere in pratica al di fuori di loro due. Va bene. Chiamiamo nel cinema anche la compagna del figlio, che mi ero dimenticato. Dietro il figlio E con le mani sulle sue spalle. aprendo il portale aureo, chiamiamo l'amica. Ma come se gli massaggiasse un po' le spalle al figlio, perché probabilmente è un po' teso, no? Gli scioglie un po' i muscoli delle spalle. Portale aureo, amica disincarnata. Tutti i parenti di Massimiliano e della presunta fiamma e dell'attuale moglie e tutti quelli che vogliono farsi vedere di tutte le generazioni sono chiamati. No, vabbè. Mi fa ridere perché mi è venuta con lo slogan del posto in cui lavorava. Però non si può dire, no? Immagino. No, ma chi? Eh, Chi è venuta? L'amica? l'amica. Mm. Mm. Perché Ah, mm, ok. mm. Ehm, diciamo che io la vedo molto la sua vita spesa nel lavoro. Eh, l'aveva veramente tanto assorbita il lavoro. Mm, ecco, è come se si fosse dimenticata di se stessa. È come se lei mi volesse trasmettere questo monito un po' per tutti, che quando noi ci dedichiamo tanto al lavoro, specie nei lavori di queste multinazionali, di fatto non solo noi sottraiamo tempo ed energie alla nostra vita privata, ai nostri talenti, alla nostra evoluzione, ma devolviamo proprio la nostra energia a queste multinazionali che sempre nascondono degli aspetti molto oscuri. Va bene, come la vedi? Cosa vuoi dire a Massimiliano? E, non sempre i rapporti tra colleghi sono facili, ma tra noi c'è stato un ottimo rapporto. È stato bello, ci siamo capiti, ci siamo sostenuti a vicenda nei momenti di difficoltà, ce ne sono stati di momenti di difficoltà. Mi riporta molto in questo ambito lavorativo.
dove poi c'è stato proprio un momento tanto difficile. Però forse non so se lui forse già non c'era più quando poi c'è stato questo momento di difficoltà, forse lui non c'era più. Vabbè, gli diamo una Vic, così le facciamo lasciare a Massimiliano un messaggio scevro da rapporti di lavoro, slogan, multinazionali, che adesso da un punto di vista di un disincarnato interessano meno di zero. Infatti vedo che si è tolta la divisa del lavoro, si è tolta tipo le scarpe antinfortunistiche, sai così, la vedo bella con i capelli sciolti e vedo che si rivolge a Massimiliano e dice: sono tanto felice che ti vedo così radioso. L'hai proprio trovata, l'hai sempre cercata e l'hai trovata. Vuole lasciare un messaggio in eterico a qualcuno dei suoi familiari? Forse aveva un marito, un compagno, un fidanzato, insomma, no? Comunque. No, pare di no. Perché lo Non lo vedo. sa, non lo sa, non lo sa. Non lo sa, è proprio per questo, perché lei appunto, come ti dico, l'ho vista proprio assorbita completamente nel lavoro e infatti vedo questa immagine molto, non so come spiegarti, no? Non profondamente connessa a lei, come se fosse più una cosa un po' più saltuaria, un po' più, però che nella sua mente, nel suo cuore, è stato comunque uno dei pochi legami significativi, no? Ecco. E, gli dice come un rimpianto, dice: avrei potuto dedicare più tempo a noi due. Va bene, forse lo faremo in un'altra vita. Adesso vediamo un po' di deciderlo. Ora che entro nel portale aureo decido un po'. Ok, Molto leggera. quanti dei parenti di questa donna ci sono pronti a entrare con lei? Per lei 35. Per Massimiliano? Allora, ne vedo 98. Sì. Se vuoi dirmi qualcosa Massimiliano scrivilo nella chat perché non capisco il labiale. E no, scrivilo. Ah, me l'hai scritto? Sì, ma quello viene dopo. Quello viene dopo un attimo. Ehm, E, quanti della fiamma? Mm. Forse la fiamma fa delle sue pulizie così, perché me ne dà 16, quindi abbastanza poche. Va bene, chiudiamo il portale aureo. Ok. Perfetto. E adesso Massimiliano e la sua fiamma uno di fronte all'altra. Mm. Senza più regole, senza più scaletta, giochiamo. Che creino insieme qualche cosa di bello. Vedo che si guardano intensamente in maniera quasi magnetica. La loro connessione parte proprio dalle loro pupille e iride, e si crea un fascio luminoso. In questo caso è sul rosa violetto, che connette i loro sguardi. E vedo che mano a mano, allora, iniziavano a guardarsi un po' distanti. Allorché è partito questa connessione luminosa, viola rosetta, piano piano i due corpi si sono avvicinati e hanno iniziato proprio a fondersi. La loro storia è passata proprio questa, no? Gli occhi prima si sono attratti e poi successivamente i loro corpi.
E adesso li vedo come se fossero una cosa unica, intrecciata, un Un'elica po' del quasi. DNA? Sì, bravissimo, proprio quello volevo dire. Un'elica del DNA, sì. E infatti ruotano, danzante, non è statica. Si sono mai incontrati in altre vite? Mi fa vedere che sono stati gemelli, maschi, anche se qua già me li fa vedere da adulti, eh? Sei proprio i classici inseparabili che vogliono fare tutto quanto insieme, che vanno molto d'accordo, cosa che non avviene sempre. Me li fa vedere anche come lei mamma e lui figlio. Qua vabbè, anche un pochettino più difficile il rapporto perché lui era un adolescente ribelle, ma comunque un rapporto essenziale, ecco, dove c'è sempre stato moltissimo confronto, molto dialogo, anche scontro, ma dialogo. E poi me lo fa vedere, però sempre lei più grande, adesso qua, mi fa vedere lei insegnante e lui allievo, qua è una scuola elementare. E lui era un po' il preferito, diciamo così, no? Non era uno tra i più brillanti di studenti, ma aveva un qualcosa che a lei inteneriva molto. 21/12/2021. Sì, specchio delle fiamme. Specchio delle fiamme. Sì. Che è successo lì? Vabbè, io non so quando si siano incontrati, ma non importa, non è necessario che sia prima o dopo. Ehm, Questa sessione ha inciso sul loro incontro. Io lo vedo più partito da lei, pensa. Nel senso che era comunque un grandissimo desiderio di lui da tempo, perché il rapporto comunque con l'ex moglie zoppicava già da anni, 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 no? E quindi nel profondo del suo cuore lui proprio desiderava tantissimo, no? Questa cosa, e quindi lui ha seguito tutte le sessioni con grande partecipazione in cui si parla delle fiamme. Però è come se lei, la sua fiamma, fosse riuscita davvero ad innescare questa loro connessione. Dopo quella sessione. Io lei la vedo un pochettino più avanti come consapevolezza, no? Mhm, mhm. E quindi è come se lei avesse recepito più profondamente, ok? E quindi fosse riuscita a mettere maggiormente in pratica. Ma comunque era un suo desiderio fortissimo, di lui. Va bene, da questo momento in poi, già dando per scontato la pulizia totale di Massimiliano, Sì. che secondo me gli darà una forte spinta in una determinata direzione, si può ipotizzare la presenza di X linee temporali, magari riduciamole anche a 2 o 3, sulla base di cose che può fare Massimiliano e la fiamma. Certo. Per esempio, c'è, magari dimmi che probabilità vedi che ci sia che Massimiliano non compie nessuna azione, la fiamma nemmeno, resta una relazione a distanza e basta. E non 7, molla la moglie. 7%, 10% massimo. Ok. Invece la linea temporale in cui c'è più probabilità, qual è la probabilità e la percentuale e che cosa succede? Mi fa vedere come una, che non so poi come si concretizzerà, come se ci fosse una tappa intermedia, che non sarà poi appunto l'assetto definitivo per questa coppia, cioè che continueranno a stare insieme, ma è come se ci fosse una modalità intermedia. Mm. Per poter unire quelle che sono di fatto le esigenze di lei e di lui, sotto vari aspetti. Quindi anche l'abitazione, il luogo, eccetera, potrebbe essere transitoriamente uno che poi cambierà però nel tempo. Quindi lui da lei da lui o metà strada? Potrebbe essere che queste cose cambiano un poco, nel senso, potrebbe essere che lui va un po' da lei, poi fanno un po' metà strada, capito? Come transizione questo.
per poi appunto stare stabilmente in un luogo insieme. Nel posto di lei? Beh, lei ci terrebbe, eh? Io lei la vedo legata alla sua terra. Mhm. Lei ci terrebbe. Però vedi, potrebbe anche essere un dettaglio che loro stabiliscono insieme, ci sono cose molto importanti che li uniscono. Quindi questa roba qui può essere trasformata tranquillamente dalle loro decisioni. Però il periodo di transizione sì, io lo vedo. Ok, quindi c'è un gioco animico di grande unione e poi, come dire, eterico e fisico di contingenze materiali. Sì, perché comunque la moglie non è No, che lo sì, ma lascerà andare così tranquillamente, quindi giustamente anche lui dovrà un pochettino destreggiarsi nel tutto. sì, va bene la moglie, ma al di là di questo, proprio contingenze materiali, cioè dove andare a vivere, quanto Eh sì, costa questo, il viaggio, esatto. un nuovo lavoro. E Massimiliano ha sempre dovuto avere a che fare i conti con i soldi e il lavoro. Quindi è tanto bello parlare di fiamma, di trasferimenti, ma poi ci sono ex mogli, lavori da lasciare e trovarne uno nuovo, conti da pagare. Guarda, la cosa che spicca proprio di Massimiliano è questa capacità di svegliare nelle altre persone eh, simpatia. Simpatia nel senso proprio, non solo che lui risulta simpatico, piacevole, gradevole, ma anche la voglia di dargli un'occasione. Solo che questo, anche un po' sulla scia della sua entità mentale commestibile, è come se partisse sia da persone non completamente trasparenti, e lui magari non le sa riconoscere, non da subito perlomeno, sia Mhm. invece da persone veramente pulite. Ok? Perché le persone non completamente trasparenti cosa fanno? Gli danno un'opportunità, ma nel dargli questa opportunità hanno un loro ricavo, ok? In termini di energia. Che secondo me è quello che sta succedendo un po' adesso, ok? Vedo però nel momento in cui lui si ripulisce attraverso questa sessione la capacità di creare opportunità e attrarre persone che danno a lui un'occasione, un'opportunità lavorativa pulita, quindi buona, e vedo più prospera. Cioè io la vedo molto questa prosperità, soprattutto appunto legata alla sua fiamma, e che per estensione diventa sua e diventa anche proprio una prosperità economica. Quindi l'attuale lavoro è foriero di stallo, minimo, come minimo. Un po' di deviazione, sì. Economicamente sì, di piattume, economicamente sì, farlo Ok. rimanere comunque abbastanza piatto. Mm. Ok. Il coccodrillo e i 2DL sono stati tolti, cioè sono tornati dopo la prima sessione per colpa, diciamo, delle entità mentali. Sì, E le abduction fanno parte della storia di Massimiliano, sì. attuale. Sì, secondo me appunto, grosso modo da sempre, comunque certamente dall'adolescenza. Ehm, e anche attuale, sì. Va bene, causa esoterica 2 giorni fa del grande problema al lavoro dove è andato nel panico. E non vogliono che, cioè, allora dunque, il discorso è questo. Dal momento in cui avviene questa pulizia totale, avverranno anche delle scelte importanti nella sua vita. Queste scelte importanti lo porteranno a ehm, allontanarsi ovviamente anche da questo lavoro, a smascherare delle cose.
e questo non è molto gradito. Quante dall'infinitum, dall'ipnosi esoterica infinitum, dalla sua nascita a oggi, quante persone si sono messe a causa di questo lavoro insieme fiamme? Sembra un po' presuntuoso, ma sembra che sia così, da quello che mi stanno dicendo. Me ne dà anche che, per esempio, ci sono delle persone, perché insomma, noi capiamo alcuni aspetti dell'esistenza, non tutti. È come se alcune persone che non seguissero direttamente le sessioni, Mhm. ma conoscono qualcuno che le segue, pur magari non sapendo, Niente. Mhm. no, zero, l'hanno trovata. Ma dammi un numero. A me vengono per ora 112 coppie. Ok, sembrano pochi, ma chiediamolo a Odino. Sono pochi? Ok. È proprio furioso. Ok, chiamiamole nello speciale Cinema d'Oro, le 112. Anche perché mi fa vedere come una sorta di diramazione, come se fosse 112 la cerchia un pochettino più vicina, ok? Quella un pochino più circoscrivibile a noi. Poi mi fa vedere come di fatto da ciascuna di queste coppie, che sono le più vicine, come ho detto, a noi sono 112, si diramano altre connessioni e queste altre connessioni fanno sì che ancora di più altre fiamme si incontrino. Cioè mi fa vedere che è difficile da spiegare perché chiaramente stiamo parlando in termini energetici, per cui io vedo questo influsso al di là dell'Italia, Mhm, ok? Come se in qualche modo, che a me è attualmente misterioso, comunque il messaggio corresse per l'etere, no? mhm. E quindi le vedo proprio estese in Europa. Quindi questo 112 è il maggiore? È quello più vicino e più Risolto, logicamente, non so, che puoi connettere a noi, ok? correlato, ok. Sì, Poi c'è un sì, secondariamente correlato, esatto, che prende esatto. quale numero? Intorno agli 800 coppie. Ok, sembrano un po' le diramazioni della pupilla, cioè dopo la pupilla c'è l'iride, no? Sembra un po' la pupilla è 112 e i 800 sembrano tutti i raggi della iride, magari di un'iride chiara, no? Sì, è vero. Sì. Ok, tutti nel cinema d'oro. Ah, ok. Ci tengono a dire che loro si sono effettivamente incontrati. Chi? Quindi, Gli 800. sì, congiunti, uniti. Mhm. Ci sono invece altri ancora che lo stanno per fare. Bene, tutti questi dentro il cinema, gli 800, è un 8. Che cavolo. La cosa interessante è che tra l'altro vengono tutti per mano gli uni con gli altri. È come se non ci fosse una separazione, è una lunghissima fila di persone che si danno la mano. Cioè io le riesco a distinguere le coppie, perché ovviamente le due persone sono vicine l'una all'altra, si danno la mano, ma a loro volta danno la mano al componente di un'altra coppia e così via. Bene, tutti questi creano una ad eternum fiamma. Lo creano proprio a forma dell'infinito. Questo ad eternum ha esattamente la forma di questo 8 sdraiato. Mm. E vedo proprio che ha questo color oro. Mhm.
Ed è un contributo che è individuale, ma allo stesso tempo è come se queste coppie in questo momento fossero un'unica cosa, un'unica forza, ed è una forza enorme. E l'ad eternum a cui danno origine è un ad eternum di una potenza che io non ho mai visto. Non è neanche per dirti la sommatoria, è ancora di più. È un unico che è una nuova potenza maggiore di tutte le loro singole e di coppia potenze. È quasi, no, quasi, è assimilabile alla potenza, al concetto di potenza, no? 2 alla prima, 2 alla seconda, 2 alla terza, 2 alla quarta, aumenta in una maniera esponenziale. Esponenziale, sì. Bene, dove lo mettiamo? Lo mettiamo sulla Terra. Sì, bello, sembra quasi un fiocco. Questo 8 così. Appare proprio la terra come infiocchettata. Un dono. Ovviamente Massimiliano è del cinema d'oro con la sua fiamma. Sì, Mm? sì, diamine, sì. Riconosce altre coppie? Sì, certo. Ok. Va bene. Vabbè, ascolta, di Yogananda non ce ne frega niente. Roba Passato. vecchia, è Sì. passata. Le entità mentali non sono state tolte, ma in realtà sono state abbassate da lui e dall'incontro con la fiamma. Mhm. La prosperità è alle porte. Lui in privato mi ha chiesto se si deve trasferire in quella città, io non gli rispondo perché lo deciderà lui e l'abbiamo più o meno praticamente visto. Quindi andiamo al cluster. Adesso la parte creativa inizia ora per lui. Allora, me lo dà come una scarpa con dentro i sassolini. Di quelle in cui se infili il piede è ovviamente molto scomodo, no? I classici sassolini delle scarpe. Me la dà così. Una scarpa tra l'altro vecchia, logora, no? E infatti lui è tutto intenzionato a buttarla, Mhm. con annessi sassolini naturalmente. Dunque, questa azione lui la fa da solo, scusami, però vedo che vuole che la fiamma sia lì a pochi passi da lui, ma ci tiene a compiere da solo questa azione, prendere questa scarpa Deve. in mano, sì, Mm? sì, sì, e infilarla con decisione nel portale definitivo, come se la infornasse in un certo senso. Ecco, mi viene questa immagine, come fosse una pizza, no? Nel forno a legna, tac, butta dentro questa scarpa. E poi chiude e dice, come alla fiamma: inizio io a formare l'ad eternum e poi andiamo avanti a completarlo insieme. Mi piace perché sta prendendo iniziativa, forza, sicurezza in se stesso. Ed è come se, allora, dagli occhi e dal cuore escono due raggi che convergono al centro e dal centro viene sviluppato l'ad eternum, con la partecipazione proprio degli occhi e del cuore. Si crea questo ad eternum che inizialmente sembra un po' quasi polveroso, una nebulosa. Mhm. E poi mano a mano è come se diventasse più netto, più definito. Io vedo che la compagna fa un segno di sì con la testa, di approvazione, sorridendo. La fiamma. La fiamma, sì. Mm? E per me è già la compagna. Ma lui chiama Lo la so, moglie lo e so. compagna a volte, allora non vorrei fare confusione. Sì, Ok. sì, sì. Nel suo cuore, L'ha ovviamente, lei. chiamata compagna, pensavo non Sì. fossero sposati, invece no, è proprio una moglie. E non Mhm. sono divorziati, quindi è una moglie tecnicamente. Sì. Anche se lui non la vede più come una moglie alla fine, penso. No, non la vede più così. Da un po'. E niente, quindi vedo che lei si avvicina
ok? Li si affianca, mentre prima era un pochettino indietro. Però è come se volesse fare il minimo indispensabile. È molto intelligente, lei dice. Cioè, mi appare questo. Lei dice, questa è la tua sessione, fai tu. Io ti sostengo, io ti appoggio, fai tu. Vuole provare a fare una ad eternum fiamma? Può farlo? O si fa tutti insieme? E infatti mi fa vedere che loro fanno sempre questo ad eternum a forma di infinito, però è piccolino. È come se potesse stare un cerchio nella mano di lei e un cerchio nella mano di lui, uniti, e fanno quindi questo 8, ok? Però è piccolo. È un ad eternum sicuramente di alta potenza, ma che sta solo nelle loro due mani. A differenza dell'ad eternum, che era praticamente universale, che hanno formato tutte le coppie. Cioè, io credo che ci sia molto oltre, sai, rispetto a questo discorso delle fiamme, ben oltre ciò che è relativo alla coppia. Cioè? Non è solo una questione di evoluzione a due, quello dell'incontro delle fiamme, ma è proprio un'evoluzione più cosmica, vedo. Come se poi queste fiamme avessero da condividere un'ulteriore evoluzione, un ulteriore progetto. Non rimane Quindi, racchiuso nell'ambito della coppia. contratti li ha tolti. Ha messo una ad eternum simile alla ad eternum fiamma e la fiamma approva. Sì, esatto. Avatar velocemente lo elimina e crea l'ad eternum che più gli piace qui. Sì, ok. Sempre un po' così sul genere militare, lo vedo. Progetti militari, entità mentali, impianti, c'è qualcosa? No, non più. Bene. Se non mi dimentico, mettiamo l'ad eternum fiamma un po' in tutta l'Italia, poi lo mettiamo in testa alla signora Ursula von der Leyen. Quello è il Parlamento europeo che ha veramente rotto va bene, sì, sono tutte stupidaggini queste, perché non c'è nessuno, lei non è nessuno, tolgono questa e ne mettono un'altra. Mettiamo su tutte queste belle questioni che ci stanno Però rompendo. te lo devo dire questo. Dimmi. Praticamente lei mi ha raddrizzato l'8, ok? Me l'ha messo in piedi, quindi Mhm. appunto è un numero 8, e me l'ha trasformato nel segno del dollaro. Mm. Mm. Lei? Beh, sì, si Sì, sa che insomma, sì. ben sensibile a E mi quella fa forma. vedere, anche noi abbiamo le nostre fiamme. Infatti mi fa vedere lei accoppiata col marito, ok? Mhm. Mi fa vedere Mhm. queste coppie assolutamente sataniche. Ma lei E ha la siccome ce PS? ne sono altre. No, io non gliela Ma che vedo cazzo proprio. vuole? Cosa Sì, sta a un parlare? simulacro, ehm, non so come dirti, una brutta copia, bruttissima coppia delle fiamme, anche loro cercano di metterla in atto, perché conoscono perfettamente la potenza delle fiamme. Va bene, su tutte queste belle questioni di Cinivac, malattie molto gravi che non sono gravi, guerre che non sono guerre, gente che crede che determinati stati non siano nazisti e lo sono, su tutte queste belle questioni mettiamo, così utilizziamo anche quello che creiamo ai fini e per gli interessi di tutti, ad eternum fiamma. Questa energia che non ha eguali e che grazie a Massimiliano oggi abbiamo inventato, creato, implementato. Che ridere. Vedo che tipo le prende fuoco i capelli, sai che lei ha questi capelli sempre rigidi, Mhm. impeccabili così, e viene fuori poi che è una parrucca alla fine, no? È una donna lei, Ursula? Cioè, io non la vedo umana, Mhm, quindi poter dire uomo-donna. mhm. Mm. Che succede? Vedo che lei tipo adesso è nel Parlamento europeo, una cosa del genere.
Perché vedo che scappano tutti quanti, tutti, non ne rimane nessuno. C'è proprio questo ad eternum fiamme che si è piazzato al centro del Parlamento europeo e ha creato il deserto. Bene, fa fede al suo nome, sta lì per sempre. Sì. Bene. Adesso se ne crea uno personale, slegato dalla fiamma, slegato dalle 800 fiamme. Massimiliano se ne crea 5, non uno, e li mette nel corpo fisico. Dove? Vedo molto pancia. Corpo mentale. Occhi, fronte. Corpo emozionale. Vedo la gola. Sono delle cose che non riesce a spiegare bene, non riesce a dire bene. E quindi vuole sbloccare questa parte qua emozionale. Eterico. Sì, vedo che se lo spalma tipo come se fosse una spugna, no? Per tutto il corpo. E subliminale. Ha fatto. Messaggio che vuole lasciare a se stesso e alla fiamma. Io mi sento un uomo finalmente. C'è uomo con tutte le lettere maiuscole. Io voglio decidere per me il mio benessere, il mio stare bene. Il mio benessere è stare con te, ma non è annullarmi in te. Io sono io e io e te siamo noi. Vedo proprio che si danno la mano, ora li sto vedendo di spalle, come se loro ormai fossero pronti per camminare insieme e non hanno più bisogno di me, no? Mhm. La fiamma a lui. Sei l'uomo che aspettavo da tutta la vita. Ci avevo anche rinunciato. Sei di più anche di quello che pensavo, che mi aspettavo e che sognavo. La nostra unione è unica e mi fa intendere anche proprio l'unione fisica, cioè proprio ecco, una scintilla divina, meravigliosa nel momento in cui si uniscono. Ecco, vedo proprio la loro unione che ha degli sbuffi che raggiungono la sorgente. Vabbè, io non chiederei niente del cinema, quello che vogliono imparare lo imparano, messaggi non ce n'è assolutamente bisogno. C'è qualcosa da vedere nel cinema? Il figlio, mi ha messo il primo piano sul figlio. Lo vedo che può capire tante cose. I In gamba. genitori? Ma fino a un certo punto, nel senso sono un po' più venuti tipo come se si trattasse, soprattutto il padre, di una specie di cerimonia, no? Di un Sì, atto perché è di tutto un vestito bene. formale, sì. Ve le Però vicca tutti? carini, dai. Sì, vicca tutti. Anche la moglie. La moglie è un po' acida, eh. Nuovi valori, nuova vibrazione. Ma allora, dunque, adesso dico questa cosa perché abbiamo fatto tutto questo lavoro insieme a tutto l'altro gruppo delle fiamme, per cui mi viene 280 milioni di miliardi la vibrazione. Mhm. Però cioè, è chiaro che non è quella sostenibile nel quotidiano, è quella che c'è cons- a conseguenza di tutto il lavoro che abbiamo fatto così potente. E una vibrazione tipo tra due giorni, quale sarà? Tra un giorno, quale sarà? 500 miliardi. Consapevolezza.
Adesso mi dà 307%. PS. 58. Vite. 603. Cervello. 12 adesso. Ok. Valore fiamma di Massimiliano, valore fiamma della fiamma, così vediamo di quanto uno è più avanti e uno più indietro. Allora, lui è 507, lei è più o meno 600. Va bene. Immagine finale. E abbiamo finito. È un bacio abbraccio tra loro due. Mhm. È bello perché, non so come dirti, è un insieme di sentimenti, perché c'è un forte sentimento tipo fraterno, amichevole, e anche un forte sentimento passione, trasporto, amore. Cioè è proprio un concentrato di sentimenti e anche di vissuti, come se i loro vissuti iniziassero proprio ad incastrarsi, diventando un terzo vissuto, non più quello di lui e quello di lei. Ma abbiamo finito, disconnettiti da tutto e tutti.